Buongiorno e benvenuti di nuovo qui a Paris in Cucina. Visto che siamo oramai alle porte dell'inverno, oggi faremo una pietanza tipicamente invernale, ovvero una vellutata, fatta però con il sedano rapa, le patate e il porro, aromatizzata con del gorgonzola e come nota croccante delle nocciole tostate. Volevo fare una precisazione innanzitutto perché spesso e volentieri troviamo creme o vellutate sui menù dei ristoranti. La differenza qual è? Che la crema non è altro che l'ingrediente principale, appunto ridotto in crema e poi lasciato così com'è, poi aromatizzato come uno desidera. Mentre invece nella vellutata c'è all'interno una materia grassa, in questo caso può essere burro, può essere formaggio e così via. Quindi adesso noi vediamo gli ingredienti, ma prima di tutto, sigla. Bene, questi sono gli ingredienti per la vellutata di sedano rapa e porri. Abbiamo 800 g di sedano rapa, 300 g di patate, 2 porri interi, 150 ml di latte, 130 g di gorgonzola. In alternativa potete utilizzare un erboninato di capra, un blu di bufala, oppure se volete andare sullo straniero un Blue Stilton o un Roquefort, 40 g di burro e un pugno di nocciole per dare la nota croccante alla nostra vellutata. Bene, ora mettiamo sul fuoco, ma dolce, basso, una pentola e facciamo sciogliere il burro. Una volta che si è fuso il burro, cominciamo a mettere dentro i porri tagliati ad anellini, sempre mantenendo il fuoco molto dolce. Ho poi qualche anellino, tenetevelo da parte. Io l'ho fatto, ecco, l'ho messo in una piccola ciotolina per la guarnizione. Salate leggermente, poco. Quando hanno cominciato ad appassire, ma senza fargli prendere troppo colore, come in questo momento, aggiungiamo adesso il sedano rapa e le patate tagliate a cubetti precedentemente e lavati. E facciamo insaporire. Bene, una volta che abbiamo fatto insaporire il sedano rapa e le patate con il fondo di burro e porro, aggiungiamo una manciata di sale grosso, una spolverata di pepe nero macinato al momento, dopodiché copriamo a filo con dell'acqua. Che è circa 1 litro. Una volta fatto questo, fate in maniera tale che siano coperte, ripeto, a filo le patate e il sedano rapa con l'acqua, e dopodiché va lasciato sobbollire e dal momento che prende bollore dovete calcolare 20-25 minuti di cottura, oppure quando vedete che si sono belle sfatte e pronte per essere ridotte in crema. Controlliamo bene che le patate oramai siano belle che fatte, siano morbide, ecco, vedete? E possiamo procedere con il frullare il tutto, però prima spengiamo e togliamo dal fuoco. Con un mix ad immersione adesso riduciamo tutto quanto in crema prima. Dopo aver dato questa prima frullata alla zuppa, adesso inseriamo chiaramente anche il latte, poco per volta. Bene, quando ho raggiunto la consistenza voluta, assaggiate poi se è giusta di sale o di pepe, altrimenti riaggiungete. Perfetta. A questo punto andiamo ad impiattare. Versiamo la crema nella ciotola. Vedete com'è densa? La consistenza giusta proprio per una vellutata. Ora mettiamo i nostri dadini di gorgonzola. Ecco qua, i nostri anelli di porro,
e le nostre torciole tostate che gli daranno poi quel pizzico di croccantezza. Infine una bella macinata di pepe. Ecco fatto, il piatto è pronto. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come avete visto è una ricetta molto semplice, ci sono pochi ingredienti, non c'è molto da fare, anzi è molto economica, ma soprattutto è anche molto comoda da fare quando si ha poco tempo. Quindi se vi è piaciuto il video, mi raccomando, ricordatevi di mettere un like, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, ricordando poi di cliccare la campanella che troverete qui sotto per non perdere i miei video settimanali. E commentate come al solito, ditemi, fate domande, non ci sono problemi, io vi risponderò, ok? E come si dice a Roma, visto che si è fatta una certa, io mangio. Buonissima, va, consiglio, fatela. Ciao!